Un saluto a tutti da Gide, benvenuti sul canale. L'argomento di oggi sono le frequenze di trasmissione tra il radiocomando e il drone. Nel video di oggi vedremo le due frequenze principali utilizzate dai droni, e cioè la 2.4 GHz e la 5.8 GHz. Andiamo subito a vedere dove trovare questa scelta tra una delle due frequenze nel menu della DJI Fly App. Andiamo quindi ad aprire il menu con i tre puntini e ci portiamo sulla scheda trasmissione. Normalmente, se non tocchiamo nulla, troveremo l'impostazione doppia banda. Doppia banda significa che il drone sceglierà automaticamente in fase di accensione di setup la frequenza migliore, che reputa migliore in quel momento in base all'ambiente circostante, in base quindi alle eventuali interferenze che possono intervenire in quel momento. Andiamo a vedere invece nel dettaglio le due frequenze. Quindi 2.4, andiamo a premere su 2.4, attendiamo un secondo e vediamo il grafico che si muove in maniera abbastanza elevata in alcuni punti, un grafico movimentato direi. Passiamo dalla 2.4 alla 5.8, dove troviamo invece un grafico molto più tranquillo e come potenza siamo inferiori a quello che è normalmente la potenza utilizzata sul 2.4 GHz. Parliamo di 25 mW sulla 5.8 e di 100 mW sulla 2.4. Ma come possiamo sapere quale delle due frequenze utilizza il nostro drone quando si trova sulla modalità doppia banda? Innanzitutto diciamo che la scelta rimane tale, quindi il drone sceglie una delle due frequenze, dopodiché la mantiene per tutta la sessione di volo. In questo caso abbiamo messo doppia banda e in base a quello che abbiamo visto prima di come venivano disegnati i grafici, possiamo capire che la doppia banda in questo momento sta usando la 5.8. Infatti passiamo alla 2.4 per un attimo e vediamo come sia nettamente diverso il grafico rispetto a quello della 5.8, che abbiamo detto molto più tranquillo e più basso. Torniamo ancora su doppia banda e notiamo che non c'è differenza con la 5.8, quindi in questo momento il drone su doppia banda sta utilizzando il segnale 5.8. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quale delle due frequenze è meglio utilizzare nelle varie situazioni, direi, perché le differenze fondamentalmente sono due. La 5.8 ha un segnale molto più stabile e quindi una trasmissione, un flusso di trasmissione più lineare e più continuo, quindi una banda più larga, ma ci permette di andare invece meno lontano. La frequenza 2.4 invece ci permetterà di allontanarci di più in maniera tranquilla dal radiocomando, quindi avrà una portata maggiore per quanto riguarda la distanza ottenibile tra radiocomando e drone, ma essendo minore la quantità di dati che vengono trasmessi, potremo avere dei momenti in cui quello che vediamo sul monitor può andare leggermente a scatti. Detto questo sulle differenze, non dobbiamo tralasciare, anzi è ancora più importante sapere dove ci stiamo muovendo, quale delle due frequenze utilizzare in base alle eventuali interferenze che potremo andare a incontrare. Quindi per fare ciò non ci resta che andare a provare, effettuare dei test dove vogliamo normalmente, per vedere se su una delle due bande abbiamo più disturbi rispetto all'altra. E per concludere possiamo dire che mentre utilizzando il sistema automatico il drone sceglie una delle due bande e la mantiene fino al termine della sessione di volo, agendo manualmente invece possiamo fare questo switch anche con il drone in volo, come abbiamo visto in precedenza. Bene, andiamo a vedere adesso con un piccolo test in questa particolare zona dove stiamo operando oggi quali sono e se ci sono le differenze tra le due bande. Vediamo che stiamo lavorando con la 5.8 e la trasmissione è molto fluida.
Adesso passeremo alla 2.4, vediamo se abbiamo delle differenze. Ok, abbiamo impostato la 2.4 e vediamo qualche lag. A parte un'interferenza di segnale che ho trovato adesso, però ci sono dei lag, probabilmente dati proprio dalle interferenze, perché anche con la 2.4 normalmente si lavora bene, però vedete in questo momento sto cercando di ruotare il drone, abbiamo dei lag notevoli. Ecco, si stoppa, ancora interferenza del segnale, torniamo sulla 5.8 e proviamo a muoverci. Ecco che il segnale è, direi, nettamente più pulito. Quindi in questa situazione particolare dove siamo oggi, molto meglio la 5.8. E per concludere non dimentichiamo che sull'Air 3 è presente, quindi sull'ultimo nato di casa DJI, è presente la nuovissima banda da 5.2 GHz che ci permetterà di avere prestazioni ancora maggiori, in quanto è consentito su questa banda l'utilizzo di 200 mW, quindi il doppio della 2.4. Vedremo in alcuni altri video successivi i benefici di questo aggiornamento. Molto bene, chiudiamo qui anche il video di oggi. Io e Luca vi aspettiamo sempre qui sul canale per nuove esperienze prossimamente. Non dimenticate di lasciarci un like se vi piacciono i nostri contenuti e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Un saluto da Gid e da Luca.